nostro viaggio inizia proprio da qui. Sì, da Firenze, ma tranquilli, non vi faremo vedere le solite cose, la solita città piena di turisti e super caotica tra giostrine e porcellini. No, niente di tutto questo. Per voi abbiamo in mente qualcosa che in pochissimi avranno già visto. Ma prima... Scusi, per la Toscana? Da quella parte. Perfetto, grazie. Ci siamo svegliati alle 5 per poter intraprendere questo nostro road tour a zonzo per la Toscana, alla scoperta di tutti quei luoghi, quelle particolarità poco conosciute che se siete in zona non potete perdervi. Dopo una breve sosta in autogrill e una doppia colazione piena di zuccheri, eravamo carichi di energia per dare inizio al nostro viaggio. Un viaggio che inizia all'interno degli orti del Parnaso, con un panorama mozzafiato sulla città. Tra serre in stile Liberty ed enormi serpentoni fatti di sassi, e facendo infine un girotondo attorno alla statua di Pinocchio, ci siamo diretti verso il caotico centro che abbiamo promesso di non farvi vedere. Vi vogliamo mostrare infatti ben altro, tutte quelle cose che spesso la gente ignora. Passeggiando potrete notare intere vetrine di succulenti carni pronte a farvi venire l'acquolina. E in quanti sanno che la torre di Palazzo Vecchio è decentrata perché costruita prima del palazzo, che non poteva poi svilupparsi simmetricamente rispetto ad essa, e che proprio in cima alla torre di Palazzo Vecchio si trova la prigione dove è stato rinchiuso Girolamo Savonarola e Cosimo il Vecchio, e che dietro il sedere di Ercole, Michelangelo, invece di prenderlo a male parole, ha inciso il volto del cittadino che lo infastidiva ogni giorno. E se passate davanti al museo della casa di Dante, potete fare una piccola caccia al tesoro alla ricerca del suo bel nasone, bagnando la pavimentazione della piazzetta. Ci troviamo nel mercato centrale di Firenze. Qui potete trovare diversi banchetti di street food di qualsiasi tipo. Ci sono banconi di pasta fresca, carni, pesce, ma potete trovare anche diverse specialità come ravioli cinesi o il trapizzino. Sgomitando poi sul Ponte Vecchio, con tutte le sue brillanti vetrine, e perdendo una decina di minuti per riprendere un piccione mentre sfilava, ci siamo spostati nella parte sud di Firenze e a termine di una sfiancante salita abbiamo atteso il termine della giornata da piazzare Michelangelo, senza dubbio il migliore punto panoramico sulla città, esaltati nel voler dimostrare qualcosa di unico. Ok, sono le 5:30 del mattino, in giro ovviamente non c'è nessuno, facciamo un giro completo della città, qualche ripresa, qualche foto e poi si torna a letto. Giorno 2, adesso liberiamo la stanza, andiamo a recuperare la macchina e andiamo alla seconda tappa. Allora, intanto che ci spostiamo vi do un paio di informazioni sull'albergo dove abbiamo pernottato a Firenze. Abbiamo passato una notte e abbiamo pagato 36 euro a testa. L'albergo si chiamava Flower Cathedral e si trovava guardando il Duomo nell'angolo a sinistra. Prossima destinazione, Peccioli, quindi ci stiamo spostando in provincia di Pisa e quello che andremo a vedere oggi è un museo diffuso a cielo aperto, ma prima di arrivarci ci fermeremo in una discarica. Ok, siamo arrivati alla discarica di Legoli, meglio chiamata come Triangolo Verde. Abbiamo lasciato giù la macchina e ovviamente non siamo qui a buttare un vecchio materasso, bensì per loro. Il motivo per cui sono state inserite qui è per dare l'idea che anche dai rifiuti ci possa essere una rinascita. Oltretutto l'accesso è libero e gratuito e non c'è nessuno. Tradotto, potete fare quello che volete. Adesso che abbiamo fatto un po' i cretini, ci spostiamo definitivamente a Peccioli.
a Peccioli. La nostra visita inizia da questa terrazza panoramica su tutto il territorio e come prima opera che andiamo a visitare è una passerella sospesa, un'opera di Patrick Tuttofuoco intitolata Endless Sunset, quindi tramonto infinito, e adesso vi mostriamo il perché. La passerella però non è l'unica delle opere presenti a Peccioli, infatti la città è definita un museo diffuso proprio perché negli ultimi 30 anni è stata costellata da una serie di opere permanenti che sono andate ad abbellirla sempre di più. Molte di queste opere sono di Vittorio Corsini, proprio come quella alle mie spalle. Questa in cui stiamo camminando è l'ultima delle opere che visitiamo oggi, è la via di mezzo di David Tramplet e niente, adesso siamo pronti per andare a San Gimignano. E siamo ufficialmente approdati a San Gimignano, la città delle 100 torri. All'epoca erano 72, ad oggi ne sono resistite 13. A rendere questa città unica sono non solo le torri ma anche i suoi vicoli laterali, e passeggiandoci riesci a individuare anche la differenza di dove c'era una torre e dove no, dalla differenza della tessitura muraria. Ed è proprio in una di queste ex torri che alloggeremo stanotte. Questa che vi ho appena indicato è Torre Novi Pesciolini, una delle 13 torri che sono sopravvissute, in cui abbiamo avuto la fortuna di alloggiare alla bellezza di sole 35 euro a notte. E il bello di questo appartamento è che ci sono due affacci, uno sul centro storico, sulla via principale che adesso stiamo percorrendo, e l'altro sull'intera campagna, quindi su tutto il territorio circostante. Ma perché San Gimignano era così famosa? Si trova proprio sulla via Francigena, tratta non solo di pellegrinaggio ma anche commerciale, dove venivano vendute zafferano e vernaccia a pioggia. L'arricchimento delle famiglie ha fatto crescere le torri come funghi, non a scopo difensivo ma per sfoggiare la propria ricchezza, diventando la Manhattan del Medioevo, e una delle più famose è Torre Rognosa, che con i suoi 54 metri fissava il limite di altezza massimo. Per concludere siamo saliti alla rocca di Monte Staffoli, per goderci nuovamente un tramonto a 360 gradi su un torrione delle vecchie mura. Anche la nostra seconda giornata di road tour si è conclusa, ma siamo parecchio stanchi che dopo un'infinità di opere d'arte e di chilometri percorsi a piedi siamo parecchio cotti. Domani ci attende l'ultima giornata, destinazione Montepulciano. Prima di riprendere l'auto però abbiamo voluto contemplare un po' la bellezza e il silenzio della città, dando un breve saluto al sole e facendo il pieno di energie prima di iniziare la giornata. E ci siamo resi conto che San Gimignano stupisce a ogni ora del giorno, cambiando continuamente aspetto a seconda delle luci e delle ombre, e non potevamo farci mancare Piazza della Cisterna con la sua Torre del Diavolo o Franca, chiamata così perché il proprietario, tornando da un viaggio, l'ha ritrovata più alta di come l'aveva lasciata incolpando il diavolo, ma scoprendo poi che era stata la moglie Franca ad alzarla a sua insaputa. Passeggiando per la via principale di Montepulciano, la perla della Val di Chiana, oltre agli edifici principali come la cattedrale di Santa Maria Assunta, il palazzo comunale, la fortezza Medicea o la torre di Pulcinella, che c'entra con la Toscana come la panna nella carbonara, questo borgo merita una visita soprattutto perché è capace di regalare un panorama assurdo su tutta la Val di Chiana e la Val d'Orcia, essendo arroccato su una collina. Siamo di nuovo in auto, anche se questo non era il programma. Infatti volevamo noleggiare delle biciclette dentro Montepulciano, ma purtroppo essendo febbraio tutti i rent bike sono chiusi. Quindi adesso raggiungeremo i diversi punti panoramici che avevamo previsto con la macchina. Anche se la viabilità toscana non è delle migliori. No! Abbiamo appena lasciato giù la macchina e con soli 5 minuti di camminata in questo paradiso raggiungeremo il primo luogo designato per oggi, che molti di voi conosceranno per il celebre film Il Gladiatore. Come seconda meta abbiamo deciso di andare a visitare dei cipressi
Vi chiederete il perché, dato che in Toscana ce ne sono un'infinità, ma nello specifico stiamo andando a vedere e fotografare i cipressi più fotografati al mondo e quindi non potevo farmeli mancare. Patrizio super gasato, io ci vedo solo un mucchio di cipressi. Mi sono dovuto fare pure una salita. Dopo che Fabio ha appena rischiato la vita con dei cavi elettrici inattivi per fare una clip ai cipressi, ci stiamo dirigendo un attimo a San Quirico d'Orcia per fare pausa pranzo. Poi facciamo tappa a Bagno Vignoni prima di spostarci nell'ultima nostra tappa del road tour. La particolarità di questo luogo, il più suggestivo della Val d'Orcia, è la grande vasca termale al centro del borgo, con una temperatura che si aggira tra i 38 e i 52 gradi. Nel Medioevo, papi, re e pellegrini hanno goduto dei suoi benefici durante il pellegrinaggio verso Roma, trovandosi sulla via Francigena. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro Toscana on the road, ovvero l'abbazia di San Galgano. Tutti conoscono la leggenda di Camelot, della spada nella roccia, Re Artù e compagnia bella, ma in quanti sanno che la spada nella roccia si trova proprio qui in Toscana? Neanche io, l'ho scoperto a pranzo dopo l'ennesimo cambio di programma. La visita comincia dall'abbazia, famosa per l'assenza del suo tetto, che è crollato insieme al campanile dopo che le lastre di rivestimento vennero vendute intorno al 1500. È stata costruita in onore del cavaliere Galgano Guidotti, il quale decise inizio millennio di vivere come un eremita nell'eremo di Montesipi, ponendo fine alla sua carriera conficcando la sua spada nella roccia. Delle analisi hanno dimostrato che risale al XII secolo e che la roccia non presenta cavità. Quindi sarà una leggenda o verità? Bene, il nostro Toscana on the road finisce qui. Nelle prossime settimane ci saranno altri 2 video dedicati alla Toscana, quindi restate connessi. Mi esce da pubblicità questa cosa. E se il video vi è piaciuto vi invitiamo come sempre a lasciare un bel like, iscrivervi al nostro canale per non perdervi niente e al prossimo viaggio!